Ciao popolo YouTube, bentornati a un video nel canale di Benny's Music e come al solito sono con Matteo. Ciao a tutti! E oggi parliamo del brand che negli ultimi anni ha fatto più parlare di sé per il rapporto qualità-prezzo della fascia media. Esatto. Ovvero Sire Guitars. Sire, esatto. Ma lo scopriamo per bene dopo la sigla. Andiamo! Ebbene sì, oggi parliamo di Sire, un marchio che prende e presta dei nomi abbastanza importanti nel mondo della musica perché si affaccia nel mondo della chitarra all'icona di Larry Carlton, mentre per il basso Marcus Miller. Esatto. Diciamo che negli ultimi anni hanno fatto un bel po' di rumore tra i chitarristi. Sì, assolutamente. Loro hanno, come hai detto prima tu, un rapporto qualità-prezzo veramente, io penso, imbattibile, perché nella fascia 600, anche qualcosa meno, tra i 500 e i 700 euro diciamo, ed hanno veramente una qualità costruttiva e delle caratteristiche tecniche notevolissime. D'altra parte, gente come Larry Carlton o Marcus Miller non è gente che presta il proprio nome per niente, quindi possiamo andare tranquilli. Sì, quella cosa che vi dico subito a tatto è che diversamente dalle prime chitarre fascia media che non avevano questo livello di finiture, in questo caso loro sono stati quelli che hanno secondo me lanciato il trend della dei roll edges, quindi la parte della tastiera un po' smussata che ti dà quel feeling da chitarra un po' più costosa e rifinita. Che è una cosa molto semplice, è vero che ha una lavorazione in più, quindi su certe fasce di prezzo è anche difficile da avere. Però è una cosa molto semplice ma che sotto la mano fa la differenza. Sì, è quello che poi ti dà la differenza tra una chitarra media bassa e una chitarra media alta come feeling. Questa qua è la nuova generazione, queste che abbiamo attorno. Generazione 2. Che hanno migliorato varie specifiche, non sono tutte uguali, cioè per esempio faccio un nome a caso, le Squier, molto spesso tutte le Squier hanno un certo tipo di manico, un certo tipo di tastiere. In questo caso potrete vedere nel catalogo Sire che c'è un match di legni che va ad essere ad hoc per il tipo di chitarra che si sta selezionando. Assolutamente, ma non solo quello, nel senso alcune hanno i tasti in acciaio, alcune hanno il compound radius 9,5 14, alcune hanno il manico in acero roasted piuttosto che no, e hanno fatto tante differenze non solo estetiche che accompagnano i vari modelli. E in questo caso oggi vi inizieremo a far sentire queste chitarre partendo da una stile tele, anche se non è una tele super classica, anche se l'aspetto è una Butterscotch Blonde, in realtà abbiamo uno scasso dietro per il bellicat e anche delle meccaniche autobloccanti in questo caso. In questo caso abbiamo anche i tasti in acciaio e, come dicevo prima, il compound radius 9,5 14. È un si affaccia più a una player, quelle modified, le player plus, quelle tipo ultra come Fender. È una tele moderna, e in questo caso le stiamo accoppiando al mezzabarba Sintesi e un colombo audio JMP per darci un po' più di gain quando serve. Iniziamo a sentire questa come suona e poi iniziamo a vedere anche gli altri modelli, perché ce n'è una in particolare che ha catturato la mia attenzione e sono curioso di provarla per bene. Sentiamo. Così sul clean non mi dispiacciono i pick up, li abbiamo sentiti tutti, dal manico, il centrale e il ponte, non sono troppo carichi come spesso potrebbe capitare su delle fasce medio-medie, hanno un bel suono qua sul pulito, effettivamente non è anche il manico è bello tondo. Sì. Sì, non è male. Non male. Proviamo a spingerlo un po' col JMP.
Per me pick up al ponte tele è sempre una cattiveria unica, mi piace tantissimo. Tanta roba, il pick up al manico non me l'aspettavo, rimane bello chiaro, cristallino, stratoso quasi. Anche sugli accordi non impasta, Sì. non Bello ingolfa il definito. suono, bello, molto bello. No, è sorprendente decisamente. In questo caso è una tele classica, non ci sono push, pull, cose strane di filtri vari, quindi volume, tono, 3 vie. Super Classicissima classico. tele, Bella, tra l'altro il fatto di avere il manico satinato sta diventando una cosa che molti iniziano a fare spesso e per fortuna. Sì. Se vi doveste capitare, avete una chitarra del genere e dopo un po' il manico satinato potrebbe diventare un po' colloso, leggera, carta vetrata poco e torna come nuovo. Quindi vero. è una cosa effettivamente che io adoro, No, mi no, è piace vero, veramente tanto. assolutamente. Io l'ho fatto fare su varie mie chitarre che avevano il manico lucido, l'ho Apposta. satinato apposta Sì, perché sì, sì. mi piace Sì. il feeling che dà. Sì, molto molto bella. Direi di passare, probabilmente teniamoci sul classico per ora. Andiamo sulla Strato. Spinge un po' di più della tele, che non Sì. me lo sarei aspettato, ma potrebbe sì, essere sì. benissimo il setup dei pick up, che magari Esatto. cambia un po'. Il feeling è simile, anche se mi sembra meno ferma e compatta della tele. Ci sta, il ponte qua magari sta dando un po' una mano, perché comunque non è il 6 viti e il 2 viti, diciamo quello un po' più moderno, Esatto. che magari è anche un po' più cedevole, perché si presta di più con la leva a fare delle cose più moderne. Però il suono è molto vintage comunque, Sì. non è un suono... Non è troppo acido al ponte, Esatto. cosa che a me personalmente della Strato, Non ti quando sono piace. tanto taglienti, non riesco tanto, però bella calda, suona bene, poi anche questa essendo una serie 7 meccanica autobloccanti, capotasto in Graphtec, quindi Questo ha 22 tasti. questo è un 22. 22 esatto. tasti. Sì. Bella, classica Strato. C'è anche la Super Strat che vediamo dopo, che, Sì, è l'idea, dopo la vediamo. che è bellissima, sembra una chitarra molto più costosa a guardarla. Sì. Vediamo però anche come si comporta, visto che appunto è pensata per avere 2 toni, che è una Sì. cosa che io ho fatto modificare alla mia Strato per avere 2 toni, perché Esatto. è molto comodo. Quello che io tipicamente faccio, mi piace fare, è avere il tono, soprattutto col gain, leggermente indietro, in modo tale che appunto se hai una Strato molto acida riesci a tirarla un po' indietro. Esatto, Questo è modella un po' già suono. un po' smorzato, probabilmente di base il pick up non è eccessivamente aperto, però adesso vediamo col gain anche come Sì, va mi a correggo un attimo sul comportarsi. capotasto, nel senso È che in osso. Graphtec, no, è in Tusk, Graphtec è la marca, il Tusk Ok, il tipo di materiale. il materiale, sì. Ok, sentiamola con un poco di gain, quindi col JMP.
pick-up al manico. Sì, sì, Ma anche sì. il ponte non è... Sì, non è qui acido, l'ho è chiuso bello- un po', l'ho chiuso Sì. un po' perché comunque è comunque un silver coil di una strato, Esatto. quindi c'è ed è fatto appunto per questo, Esatto. però effettivamente è molto credibile. Sì. In questo caso non abbiamo il classico tube screamer davanti a un amplificatore Fender, abbiamo No. un sistema che è completamente diverso, però diciamo che non è che ti dà una cosa che è anni luce lontana da quel tipo di vibe, riesce anzi molto bene. L'attacco Sì, stratoide te lo c'è. dà, Sì, 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 Cavolo. tanta roba. Poi in questo caso, voi non lo vedete, poi vi faccio un close up, c'è anche lo scasso dietro che non ha il classico tacco da strato che è leggermente spesso, Esatto. è un po' più smussato, quindi la rende anche ancora più comoda di una strato che di base è comunque una chitarra comoda, Comodissimo. non è una chitarra scomoda. Assolutamente. E effettivamente è bello strumento. Diciamo che per ora sono... meglio anche della prima serie che era già Sì, buona, sì. soprattutto secondo me, oltre il feeling era già ottimo, ma i pick up qua stanno dando tanto, secondo me sono stati messi più a fuoco, in questo caso molto spesso in queste chitarre qua tendono a mettere dei pick up che sono molto spinti, che poi vanno a storpiare un po' il suono di queste chitarre classiche, invece Sì. qua ci siamo. Esatto, direi che ci il siamo. pick up troppo spinto poi è un classico, come dici tu, della chitarra media economica, però poi non arriva più a avere dinamica, Sì. le frequenze sono molto chiuse di frequenze, invece qua Sì, la hanno dinamica fatto c'è, un bel guardate. lavoro. Guardate. È lo stesso suono col gain, Cioè, quello che Incredibile. serve, cioè Sì, quello che sì, serve. no, cioè, non c'è niente di sbagliato, nel senso se questa è anche o una seconda chitarra, magari se uno si laurea da una chitarra di quelle super entry level, Esatto. cioè con questa te la puoi portare avanti per tantissimo tempo, Certo. se proprio poi uno volesse più in futuro andare a giocare un po' con l'elettronica lo può fare, ma già Sì. questa è una chitarra che va benissimo così com'è. Assolutamente. Bella, Assolutamente. bella. Però adesso arrivano Cosa vuoi quelle provare? che io sinceramente vorrei passare alla Super Strat Super perché Strat. la guardo da quando sono entrato. Di che stiamo parlando? Sembra No, è tanta roba. a guardarla potresti metterla, se tu la copri e fai una foto così e la guardi da lontano, potresti metterla accanto a una Sur Sì. e ti sembrerebbe una Più di o questo meno, tipo no, di no, Super Strat qua. assolutamente. Cioè è veramente, poi ovviamente questo è una veneer, non è un maple top completo, Esatto, non ci è. sono ovviamente dei modi che loro hanno per fare una chitarra del genere meno, cioè più economica, meno costosa, però effettivamente ragazzi ha un look spettacolare, Sì. probabilmente, ma questa è una questione di gusto mio, il segnatasto così non mi fa impazzire, preferisco quello classico, ma questa è una Certo. cosa di gusto. Anche qua ci sono varie tipologie di legni in base Sì. al tipo di modello che si prende, perché questo ha l'acero normale, poi c'è la versione col palissandro e l'acero roasted. Esatto. Quindi- Quella con la tastiera in palissandro hanno l'acero roasted, questo è il corpo in alder, quindi in ontano, col top fiammato. Bella. Giustamente, come dicevi tu, Bellissima. non è un top di un certo spessore, però Però è sono bellissimo. chitarre entro gli 800 euro. Sì, sì, dal punto di vista estetico alla fine è veramente sorprendente. Sì. Adesso vediamo un po' come suona. E questa qua, rispetto alla generazione prima, l'hanno fatta tutta satinata, quindi Sì. la finitura è completamente Molto satinata. bella, molto bella. Anche il retro è tutto satinato, questo veramente bella da vedere. Abbiamo In anche questo lo split. caso c'è lo split per l'humbucker e diversamente da quella classic che aveva i due toni, qui c'è un master tone e un master volume. Anche qui ci sono 5 posizioni, dove credo che qui sono sempre le stesse e poi ovviamente avete la posizione Esatto. splittabile, quindi diciamo che è come se fossero 7 posizioni alla fine Esatto. anziché 5. Andiamolo a sentire, prima partiamo dal pulito e poi vediamo anche il distorto.
già di base suona più Bella. scura rispetto alla prima strato che Sì. abbiamo suonato. Qui il top, secondo me, l'abbinamento anche col top Qualcosa fa. fa. Tanta E non dinamica. soltanto, sì, è molto dinamica. Tanta dinamica. Il pick-up l'humbucker non spinge anche questo eccessivamente, il che è un bene, perché vuol dire che avete spazio coi pedali, coi boost per effettivamente andare a mettere il gain dove vi serve, quando vi serve, e anche quando è splittato non è male, perché è abbastanza Comunque abbastanza aperto. rotondo, certo. Sì, 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 non sì. va ad essere fastidioso. Esatto. Però se prendete una chitarra di questo tipo non la prendete per fare i suoni puliti. Non scherziamoci. Non mi aspettavo che, perché comunque Bello è più, ciccio. è più rotondo, Sì. quindi mi aspettavo che gli accordi magari andasse un po' a perdere di definizione, invece non si disintegra, riesce a tenere abbastanza bene. È un po' meno definita Meno dell'altra. rispetto a questa, però, Certo, però no, ci sta, perché ci sta. ovviamente il punto di partenza è quello che fa tanto, però l'humbucker è tanta roba, cioè ti porta subito in territorio fine 70-80. Bella, Sì, bella, sì, bella. sì. Sentiamo il gain con lo split che non l'abbiamo sentito e poi andiamo avanti. Anche questa dinamica Alla c'è. grande. Pazzesco. Sì, sì, sì. Il pick up splittato comunque mi piace perché questo in un contesto di band, anche se magari qua in isolamento può sembrare magari un po' troppo medio-alto rispetto quando si passa dall'humbucker allo split, Sì. in un contesto di band può aiutare, ti aiuta porta a un po' uscire, fuori. certo. Quindi no, tanta roba, soprattutto la dinamica è interessante perché ti permette di giocare soltanto col volume, cioè questo è un setup semplicissimo, abbiamo Sì, sì, chitarra, ovvio. un pedale di gain, l'ampli, E l'ampli. fine, effettivamente già ti permette di fare un sacco di cose. Bene. Ma adesso passiamo dalla chitarra probabilmente più discussa di questa nuova serie della Sire, no? Che è stata proprio introdotta con questa nuova serie della Sire, Esatto. che è la Q, che ricorda chiaramente Una PRS. Una PRS, è Sì. inutile negarlo. Tra l'altro io da proprietario di Custom 24, quando l'ho vista, ovviamente ho detto, interessante questa. Vediamo, vediamo. Questa ha caratteristiche leggermente diverse dalle altre, nel senso che innanzitutto abbiamo una scala diversa, perché questa, a differenza delle 25,5 delle altre, questa è una 25. Ok, come diciamo, Esatto, PRS. come PRS. Esatto. Poi chiaramente abbiamo Mogano, un body in Mogano col top in acero e il manico in Mogano. E qui abbiamo il capotasto in osso, anziché ok. in tusk, questi qua, questo l'hanno messo in osso, sì, Ok, esatto. interessante. Sì. È molto bella a vederla. Sì, Ha anche le, fatta molto bene. le autobloccanti. Autobloccanti, quello ce l'hanno sempre, esatto. È la prima volta che fanno questa paletta così, se non mi sbaglio. Credo di sì, sì. Perché è nata con questo Sì, tipo sì, sì, di assolutamente. forma. Ha anche, diciamo, meno accentuata rispetto a una PRS, ma la violin carve, quindi il top curvato. Curvato, certo. E in questo caso abbiamo volume, tono e selettore a 5 vie, quindi come una PRS. Non so come funzionano gli split, in caso leggetevi le specifiche. Nella PRS solitamente questo qui vi dà gli interni e poi gli esterni, credo che sia una cosa del sì, genere. credo che sia anche qui così, però rimando al sito Sì, Sire per le che- specifiche corrette. Sentiamo la prima col pulito, facciamo un giro dei pick up, vediamo Sì. un po' come suona e poi spingiamo avanti.
spinge molto di più delle Spinge prime molto di chitarre. più, si sente già subito Sì. che ha un'uscita più alta, Sì. è un po' più... L'unico, diciamo, momento dove si riesce ad avere un pulito è nella posizione 4, che è quella più splittata tra tutte. Ha un bel suono, anche lo split funziona bene, è molto più blueseggiante, mi verrebbe da dire, rispetto alle altre, nel senso, Sì. mentre quello è il classico suono Fender che ti aspetti, qua non ti viene di suonare le stesse cose che si facevano prima, è più da... È questo. È il suo. È il sì, suo. sì, E poi quando si passa decisamente. invece al pick up dietro, già così più di graffio. ti inizia a dare un po' di, diciamo, cede un po' l'ampli, e Sì. questo a me piace perché è dove sta la dinamica vera tra chitarra e ampli, dove in base a come si plettara si cambia la dinamica. Esatto. E comunque questa riesce a dartela questa cosa. Però si vede che vuole andare Un po' oltre, più, sì. ha bisogno di un po' di drive. in più per portarsi dove vuole arrivare. Anche qua la dinamica non è Sì. male. Qua ho utilizzato lo split per andare a scaricarlo un po', però poi anche col volume sono tornato indietro e Certo. comunque ha una bella dinamica. Si I pick up riesce- al manico di quelle chitarre come stanno piacendo un sacco, Sì, particolarmente. non c'è nessuno che si chiude, si Esatto. ovatta troppo, rimangono sempre abbastanza definiti da Esatto. non dar fastidio. Sì. Sì. Questa tra l'altro ha il radius 10, a differenza delle altre, non ha un compound, Ok. ma ha un radius 10 e... Ed è l'unica, da quello che vedevamo prima, con l'hardware d'oro. Sì, Non esatto. ci sono, tipicamente non ce n'è. Le altre Quindi, anche se secondo me, Sire, se mai vedete questo video, Les Paul stile custom e gold, pensateci. C'è una chitarra nel gruppo che a me fa un po' male vedere. Perché chi lo sa... Questa è una conoscenza sì. di un Mi altro ricorda marchio, qualcosa, ti ricorda mi ricorda qualcosa, qualcosa, sì, esatto. Per chi non avesse mai visto la mia Heritage, è molto simile a questa chitarra qua. E la cosa che è veramente sorprendente, oltre adesso il suono vediamo, ma sorprendente, che ragazzi, la finitura È bella. è ma veramente È bella. un vero candy apple molto... Con lo sparkle dentro. metallizzato, bello, sì. Cioè non è una roba banale da fare a questo prezzo, soprattutto No. queste metallizzate così, è una bella rottura di scatole fare questo tipo di finiture qua, quindi il fatto che loro te la tirano fuori a questa fascia di prezzo, tanta roba. Sì. Poi qua è anche il retro è veramente bella. Sì, Tra è un l'altro, bell'attacco moderno. infatti stavo vedendo questo Sì. attacco qui molto comodo, e anche qui c'è diciamo, è una chitarra Gibson style a tutti gli effetti, ma qui abbiamo il manico satinato e anche in questo caso le autobloccanti che non fanno mai male, non servono magari a livello pratico. Avere la meccanica autobloccante su un ponte fisso potrebbe essere non necessario, ma io sono un grandissimo fan semplicemente per la facilità di cambiare le corde, che su una Grover più classica ci devi perdere magari un attimo perché devi sapere effettivamente come farlo per bene. Qua 2 secondi avviti e Sì, sei è pronto. un attimo proprio. Questa ha proprio la costruzione classica di una Les Paul, quindi Mogano, palissandro, e abbiamo proprio il radius da 12, quindi Sì, è una Les Paul a tutti gli classica Les effetti. Paul, esatto. Sentiamo un po' come suona prima col clean e poi vediamo col distorto.
forse spinge anche di più della Superstrat. E il P90 qua sta sì, dando tanto. I P90 ci danno dentro. Sì, quindi è difficile in questo caso riuscire a tirare fuori un suono super pulito. Dovremmo scendere un po' col gain dell'ampli. Magari non sanno, ma quando si mette una posizione intermedia in una Les Paul Special o di questo tipo qua, non siete tanto lontani da un suono tele. Cicciona, un po' più cicciona, perché esatto. comunque dà quella specie di twang. Ovviamente la scala non aiuta perché la scala lunga è quello che poi dà la botta della tele, esatto. Però se uno vuole quel tipo di suoni là ci si riesce a arrivare. I pick-up... La cosa positiva secondo me è che è un P90 non eccessivamente in faccia, che potrebbe spaventare una persona che magari si sta approcciando a questo tipo di pick-up per la prima volta, e sentire uno di quei P90 super cattivi potrebbe un attimo... Super cattivi, super compressi con un attacco potrebbe troppo deciso. Dare un attimo il panico, esatto. e sono abbastanza più morbidi, molto più appunto simile a quello che sentivamo con la PRS, più sul blues. Sì. Non male. Molto bello. Sentiamolo con un po' di cattiveria. Pronti? Però. Ritorniamo al gain di prima. Promosso anche questo pick-up al manico. Sì. In questo caso hanno fatto una scelta intelligente, secondo me, di non andare a caricare troppo tutti i pick-up. Hanno quel output giusto e comunque anche quando poi si spinge con il gain non ti va a ovattare troppo il suono e risultano veramente utilizzabili. Ovviamente questo è il suono più rock di quelli che abbiamo sentiti. Sì, beh, P90 è sempre aggressivo. Insieme al tipo Les Paul è proprio questo. Jazz, non ci sono note sbagliate. Esatto. Non ci sono note jazz. No, comunque è bella. Poi l'accesso alla parte alta con questo tacco così è molto comoda. E comunque serie molto riuscita da parte di Sire. Hanno Domanda brutta. Rispetto alla tua che comunque costa più tre del volte. 3 volte. Anche 4 quasi. Che differenza allora, senti, insomma? Intanto il manico è completamente diverso. Questo è più sottile rispetto alla mia che è una 56, quindi erano ancora quei manici un po' più cicci. Il profilo del manico questo è più C, mentre quello Heritage è un po' più bombato. E la cosa che noto è che, vabbè, a parte che la dinamica l'abbiamo visto in tanti video, anche nel video Les Paul dove abbiamo utilizzato la sorella di questa con i pick-up humbucker che è lì sopra. Quando si sale di fascia di prezzo la dinamica è dove si gioca la partita, è dove veramente per fare salti di probabilmente il 3, 4, 5% di suono il prezzo è 2, 3, 4 per. Solitamente è così in tutto, è così nelle macchine, nei computer, in tutta il mercato funziona così, e qua è lo stesso. Diciamo che ci si porta un buon 80-90% di quello che è l'esperienza, però se poi uno sta cercando quel suono là, andatevi a recuperare anche il video che abbiamo fatto sulle Les Paul,
è netta la differenza quando si fa quel salto lì. Certo, sì, ma è giusto che sia così alla fine, insomma, Sta proprio nei dettagli. nei dettagli, Che più si sale di fascia sì. di prezzo, più è il dettaglio che fa la differenza Sì. e bisogna essere anche allenati a sì, a percepirlo. sentirla, sì. Poi registrate in un disco dentro una traccia mixata, sfido chiunque a distinguerle. Su certo. questo, se diciamo, vi posso assicurare che questo non sarà il limite alla vostra musica o al vostro modo di suonare. Poi tutto il resto sono delle pippe mentali che a noi piace farci perché siamo chitarristi e ci piace, è la nostra passione, ma con questo potete farci tutta la Sì, musica del mondo. Ed è la decisamente. cosa, cioè io non avrei nessun problema a prendere una di queste chitarre, magari settarla con le mie corde, le cose che piacciono a me, Chiaro. e portarla a suonare fuori. Sì, ma Non avrei assolutamente. nessun problema. Ma ci sono tanti clienti che fanno questo ragionamento, magari hanno Non a mi casa porto- il chitarrone che usano per registrare così, e invece in giro portano chitarre Sì, da il 800, muletto. cioè il muletto che Sì. comunque fa il suo mestiere, e se dovesse cadere o dovesse rovinarsi Piangi in qualche con un modo, occhio. esatto. Sì, no, sono esatto. d'accordissimo, è una Piangi cosa meno. che ora non vuol dire che porterò questa qua a casa adesso, non adesso, Non non, adesso, oggi, non non oggi. oggi, però effettivamente è un ragionamento che anche io in passato ho fatto, ho delle chitarre anche da 300-400 euro che ho modificato apposta per questa cosa qua, Certo. per queste esigenze, e queste sono delle chitarre come anche seconde chitarre, una cosa che ho detto anche in alcuni miei video. Mettiamo il caso che io sono un chitarrista che ha una Les Paul e vuole una Strato, o una Strato e vuole una Les Paul, ma non voglio spendere 2-3 mila euro. Sono Esatto. perfette per espandere il proprio parco chitarra, avere dei suoni diversi. Esatto. Ma ovviamente avrete già le scatole piene di sentire me e Matteo parlare, quindi per il video di oggi è tutto. Mi raccomando, a noi dà una mano enorme se voi vi iscrivete al canale e lasciate un bel like a questo video. Ma ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!